Ben ritrovati. Dopo aver considerato in una precedente lezione una struttura tridimensionale, ma in realtà facilitata, per così dire, dalla presenza comunque di due pareti metalliche che semplificavano l'analisi discretizzando uno dei numeri d'onda nella direzione ortogonale alle pareti stesse, qui andiamo invece a considerare il caso delle vere strutture tridimensionali, le quali purtroppo non sono studiabili con i metodi semplici che abbiamo visto finora e dunque richiedono una notevole complicazione analitica per il loro studio rigoroso, ma anche danno la possibilità, come diciamo via di uscita, spesso con risultati incredibilmente accurati, dell'uso di certe procedure approssimate, estremamente intuitive, estremamente semplici. E qui volevo descriverne una attraverso l'uso della cosiddetta costante di elettrica efficace o costante di elettrica equivalente, oppure in ottica si direbbe meglio l'indice di rifrazione efficace. In realtà è una grandezza quasi banale che abbiamo già considerato in precedenza e che sarebbe semplicemente il quadrato del rapporto Kz su K0. Per la costante di elettrica naturalmente si intende relativa efficace, essendo una grandezza dimensionale, oppure semplicemente Kz su K0 per l'indice di rifrazione efficace. Allora, stavolta non si può appunto assumere l'ipotesi semplificatrice che la derivata rispetto a una certa direzione, in questo caso assumevamo la direzione x, sia nulla e corrispondentemente il kx, il numero d'onda, sia ugualmente nullo, ma occorre appunto andare a considerare strutture finite, strutture realistiche, perché ovviamente le strutture realistiche saranno finite in tutte le dimensioni. Fermo restando che comunque la nostra ipotesi di struttura bidimensionale rimane un'approssimazione valida nel momento in cui lo spessore t è molto più piccolo delle altre due dimensioni, nelle altre due direzioni. Allora, qui in questa figura ho disegnato alcune possibili guide dielettriche. Stiamo parlando dunque di strutture senza metallizzazioni, quindi tipicamente per esempio per l'uso a frequenze ottiche. Questa prima, ad esempio, presenta anche una controparte a microonde quando il substrato ε3 è sostituito da un materiale perfettamente conduttore. In questo caso si parla di image guide, guida immagine, perché potete immaginare, se qui è presente il conduttore perfetto, di fatto è possibile applicare il metodo delle immagini e quindi considerare una guida dielettrica equivalente di altezza doppia. Però noi adesso ne considereremo la versione ottica. Quindi qui c'è una striscia dielettrica, una barretta dielettrica di costante ε2, che in genere è maggiore di quella del substrato ε3, che a sua volta è maggiore della ε1, che normalmente è la ε0, quella dell'aria o del vuoto. Di questa c'è anche una versione embedded, come si dice, cioè in cui la barretta è immersa in realtà nel mezzo 3, e questa la useremo per un esempio per spiegare il metodo. Poi c'è quest'altra versione con 4 mezzi. In questo caso, curiosamente, il mezzo 2 è quello più denso, il mezzo 1 un po' meno, poi il mezzo 3 e il mezzo 4. E qui invece di nuovo con 3 mezzi, ma c'è una scanalatura. Allora, intanto utilizziamo subito il concetto di costante dielettrica efficace equivalente per capire come mai queste strutture presentano un confinamento nel fenomeno di guida della radiazione elettromagnetica nella direzione trasversale X. Vedete, qui c'è il sistema di riferimento. Si può giustificare questo intuitivamente dicendo che nella regione centrale di larghezza W la costante dielettrica equivalente è maggiore che nelle altre due regioni. Quindi anche in questo caso un po' particolare, in cui il mezzo 1 non è il più denso, ma ad essere più denso è il mezzo 2, in ogni caso nella regione centrale, per la presenza del mezzo 1, che è più denso degli altri 2, 3 e 4, si capisce che il valore dell'indice di rifrazione efficace è maggiore e dunque si avrà un effetto di guida della radiazione elettromagnetica in questa zona centrale. La stessa cosa qui
dove con la presenza di questa scanalatura in qualche modo l'altezza del mezzo più denso 2 è maggiore e dunque diciamo il quantitativo, per così dire, di questo mezzo 2 nella regione centrale è maggiore che nelle regioni laterali. Bene, allora torniamo a questa struttura embedded strip waveguide, e immaginiamo di operare una sezione sul piano longitudinale, sul piano YZ, e immaginiamo, come spesso abbiamo fatto in questo corso, un omino che si muova lungo questo piano mediano, lungo questa sezione, procedendo nella direzione Z. Allora, intanto l'approssimazione dell'indice di rifrazione efficace o della costante dielettrica efficace è tanto più vera quanto più siamo lontani dal cutoff. Ma che succedeva lontani dal cutoff, diciamo asintoticamente, per frequenze sempre maggiori? Che succedeva nelle nostre strutture bidimensionali, che comunque sono state molto utili e restano tali per capire i fenomeni fondamentali della propagazione nelle guide dielettriche? Succedeva che l'indice di rifrazione efficace tendeva sempre di più al valore radice di εr, cioè la situazione tendeva sempre di più a quella del modo TEM, che in realtà in queste strutture multidielettrico non ci può essere, l'abbiamo visto, però la direzione di propagazione era sempre più vicina a quella dell'asse Z, quindi in qualche modo l'onda procedeva lungo l'asse, per cui non si accorgeva di quello che avveniva ai confini, non si accorgeva che per esempio lungo X a un certo punto la struttura finisce, non si accorgeva neanche dei rimbalzi, procedeva come nello spazio libero. Allora, se questo omino venisse intervistato, lui si muove su questa sezione longitudinale e gli si chiedesse dove sei, lui risponderebbe mi trovo in uno slab asimmetrico, che è quello che vediamo sul piano longitudinale YZ. Quindi, ecco, ho riportato qui la situazione vista dal nostro omino. Ma questa è una struttura che noi sappiamo studiare con i nostri metodi rigorosi per le strutture bidimensionali. Per esempio possiamo applicare il metodo della risonanza trasversa a questo slab asimmetrico, l'abbiamo già visto. Ma allora che cosa otteniamo? Otteniamo un valore di beta su K0 o di Kz su K0, oppure del suo quadrato, la costante dielettrica relativa efficace, per questa struttura bidimensionale, che naturalmente sarà funzione della frequenza, delle dimensioni geometriche, in questo caso solo l'altezza T, non conta in questo momento la larghezza W della striscia, e poi funzione delle caratteristiche fisiche, cioè della presenza di questi tre mezzi, per certi modi etichettati da un certo indice, da un solo indice discreto. In più possiamo determinare il valore di KY con diciamo KY2, il numero d'onda nella regione centrale dove avviene il fenomeno della guida, e poi le attenuazioni alfa y1 e alfa y3 nelle due regioni superiore e inferiore. Ma a questo punto prendiamo questa costante dielettrica efficace, che in qualche modo racchiude tutto quello che abbiamo scoperto di questa struttura bidimensionale, andiamola invece a mettere nella regione centrale, come se fosse un mezzo omogeneo, un mezzo appunto equivalente, che riempie tutta questa striscia verticale di larghezza W, lasciando ai lati il mezzo 3. Che sia il mezzo 3 e non il mezzo 1 lo si vede qui chiaramente per il fatto che la struttura è immersa nel mezzo 3. Quindi approssimiamo ai lati il mezzo 3. Allora qui abbiamo un mezzo equivalente che ha come costante dielettrica relativa questa epsilon con R efficace, quindi di fatto contiene tutti quei parametri che abbiamo visto prima. Ma questo a noi non interessa, certo sarà più difficile, ogni volta per avere questo valore dobbiamo calcolarlo in base a tutti gli altri parametri, non è più un valore fisso, ma non importa. A questo punto ci troviamo in un'altra struttura ben nota, in uno slab simmetrico, possiamo di nuovo applicare per esempio il metodo della risonanza trasversa, e quindi stavolta troviamo un altro Kz su K0 che è quello che assumiamo come definitivo, e in più delle nuove informazioni sul numero d'onda orizzontale, sul Kx al centro, diciamo, il Kx con 2, e poi sulle attenuazioni lungo X, quindi
alfa x con 3, le attenuazioni nel mezzo 3. Ora, dicevo all'inizio che l'accuratezza di questo metodo incredibilmente è molto spesso sufficiente per le esigenze del progetto, soprattutto appunto se siamo, quindi entro pochi per cento di errore, se siamo lontani dal cutoff. Se per esempio andassimo a considerare quest'altra struttura che si chiama guida a rib, oppure forse anche a ridge, per indicare la scanalatura, la situazione è la stessa, c'è però una differenza che ai lati dovrei anche lì considerare due strutture equivalenti, perché anche ai lati io vedo due slab asimmetrici soltanto di altezza minore rispetto a quello che c'è al centro, quindi avrei questa volta uno slab simmetrico con al centro una costante dielettrica equivalente e ai lati altre due costanti dielettriche equivalenti. Ma il discorso fondamentalmente non cambia. E naturalmente, siccome nella seconda struttura, nella struttura nella direzione x, abbiamo un altro indice modale, poi alla fine il kz su k0 sarà, come è giusto che sia in strutture tridimensionali, caratterizzato da due indici, per esempio m ed n. Vediamo che succede per la cosiddetta guida d'onda dielettrica rettangolare, quindi di dimensioni A e B, le stesse dimensioni di quella metallica, però stavolta è tutto dielettrico, il metallo non c'è. Allora, questa struttura è molto, nonostante la sua semplicità geometrica, è molto complicata da studiare in modo rigoroso. Perché è complicata? Perché c'è una coesistenza di, diciamo, funzioni cartesiane e quindi le autofunzioni dell'equazione di Helmholtz in coordinate cartesiane, i segni e i coseni che fanno molto comodo per esprimere delle onde stazionarie che sicuramente si verificheranno a causa dei rimbalzi in questa barretta dielettrica sia lungo x che lungo y, però d'altra parte qui non ci sono le pareti metalliche, questo è in sostanza un cilindro lungo la direzione z di sezione rettangolare, ma anche se la sezione è rettangolare, in ogni caso è sempre un cilindro, quindi ci dovrà essere poi un legame fra queste funzioni cartesiane che diciamo usiamo all'interno e le funzioni cilindriche che invece ci viene naturale utilizzare, cioè le funzioni di Hankel, per esempio, le funzioni di Bessel per le coordinate cilindriche quando andiamo a considerare questa struttura vista dall'esterno. E allora questo porta da un punto di vista, diciamo, analitico, da un punto di vista più rigoroso, a pesanti sviluppi in serie di funzioni sinusoidali in coordinate cilindriche. Quindi poi bisogna considerare molti termini in questa serie perché non è uno sviluppo naturale, stiamo in qualche modo forzando un tipo di funzione nell'altra, quindi questo implica inevitabilmente una maggiore complessità di calcolo, il dover considerare sempre più termini in questi sviluppi in serie. Questo metodo è stato sviluppato da Goel. Invece è tutto molto più semplice con l'approssimazione della costante dielettrica efficace. Allora, intanto posso prima, per esempio, procedere lungo il piano longitudinale, il piano YZ, come ho fatto prima. Stavolta avrò appunto uno slab simmetrico di altezza B, che è appunto l'altezza della guida dielettrica rettangolare. E allora qui traggo le informazioni che posso, cioè il numero d'onda lungo y, ky con epsilon, le attenuazioni lungo y in area, alfa y0, tutto in funzione di b, dell'unica dimensione presente, di epsilon r, della frequenza e così via. E poi c'è un indice modale. Dopodiché calcolo il kz su k0, che è di nuovo l'indice di rifrazione efficace, oppure il suo quadrato, la costante dielettrica efficace, e la inserisco invece in quest'altra struttura dove considero la dipendenza da x di larghezza a indefinita nella direzione y, un altro slab simmetrico, e qui trovo le altre quantità, cioè il kx con epsilon e le attenuazioni alfa x con 0 nell'area. Però potrei procedere anche al contrario, naturalmente. Potevo prima considerare la situazione lungo x, calcolare la costante dielettrica efficace e poi tornare lungo y.
era ugualmente lecito, però non si ottengono gli stessi risultati. Questo è molto comune quando si lavora con le approssimazioni, cioè due procedure che dovrebbero essere equivalenti da un punto di vista rigoroso, danno però risultati diversi dal punto di vista numerico, ma non troppo diversi. Sono comunque in entrambi i casi delle buone approssimazioni, però non coincidono, non sono uguali con tutte le cifre significative. Allora, si può anche pensare di applicare una procedura iterativa. Qui ho riportato comunque le relazioni di dispersione che ci sono nei due casi, cioè nel primo caso kz su k0 al quadrato è uguale a εr meno ky epsilon su k0 al quadrato, questo nel dielettrico, non c'è il kx in questo primo caso, oppure nell'area dove il ky0 è meno j alfa y0 come al solito, quindi facendo il quadrato viene invece 1 più alfa y0 su k0 al quadrato. La stessa cosa succede lungo x, quindi di nuovo seguendo l'altra strada kz su k0 al quadrato è uguale o a εr meno kx con epsilon su k0 al quadrato, oppure 1 più, in questo caso ho il kx con 0 che è uguale a meno j alfa x con 0, quindi 1 più alfa x con 0 su k0 al quadrato. Allora questo ha portato a una approssimazione un po' più raffinata, cioè di applicare questa procedura iterativamente, quindi prima in una direzione, poi nell'altra direzione, poi si ritorna alla prima, poi di nuovo all'altra, finché non si arriva, in realtà dopo poche iterazioni, a delle convergenze sui valori di kx con epsilon e di ky con epsilon. A questo punto ricavo direttamente il kz dalla relazione completa di dispersione in cui abbiamo sia il kx che il ky, cioè dalla radice quadrata di k0 quadro epsilon r meno kx con epsilon al quadrato meno ky con epsilon al quadrato. E questa procedura, questa approssimazione per così dire di ordine superiore è più accurata delle altre due che abbiamo visto. Ma c'è un caso in cui il metodo della costante dielettrica efficace dà dei risultati esatti, non approssimati. Ma è come al solito un piccolo trucco, di nuovo stiamo parlando di una struttura in cui c'è il metallo, cioè la guida d'onda dielettrica non radiativa, che abbiamo già visto e che qui riporto con la sua sezione. Questa, dicevamo, non è la posizione naturale, la posizione naturale in genere è ruotata di 90 gradi, però qui ci fa vedere il fatto che è una struttura dipendente da x, finita, lungo x. Allora qui per applicare la procedura di nuovo posso prima procedere lungo una sezione longitudinale e quindi vado a considerare il solito piano YZ. Lungo questo piano non mi accorgo delle pareti metalliche laterali che sono lungo X, procedo diciamo nella direzione Z, quindi ho uno slab simmetrico sul piano YZ che so studiare, che ho già studiato per esempio col metodo della risonanza trasversa, e quindi posso ricavare che il KZ dello slab, diciamo, su K0 al quadrato è la mia costante dielettrica relativa efficace, che sarà funzione solo della dimensione B, più, diciamo, esattamente della dimensione B normalizzata rispetto a lambda 0 e della costante dielettrica relativa. Qui non abbiamo l'altra dimensione A. Allora a questo punto posso invece poi passare all'altra struttura equivalente, che è nella direzione Y a piatti paralleli, racchiusa appunto dal metallo, e all'interno metto sempre un mezzo equivalente con la costante dielettrica relativa efficace che ho visto prima, questa epsilon con F. E qui è molto facile risolvere per questa struttura, e dunque avrò che il KZ finale, quello che chiamo KZ al quadrato dell'NRD, sarà uguale a K0 quadro epsilon R efficace, cioè
come se si trattasse di un mezzo omogeneo, questo mezzo equivalente, meno, quindi sarebbe il k quadro del mezzo equivalente meno il kx quadro, che sappiamo già che è uguale a mpy su a al quadrato. Ma questo k0 quadro εr efficace, per la relazione che abbiamo visto prima, non è altro che il kz dello slab al quadrato. Quindi questo kz dell'NRD è proprio uguale alla radice quadrata del kz dello slab, che contiene un indice, meno mpy su a al quadrato, che contiene l'altro indice. Dunque si tratta di un modo a due indici perché la struttura è bidimensionale. Ma questa è una relazione rigorosa che abbiamo già visto quando abbiamo studiato l'NRD, e dunque ecco di nuovo con il trucco di utilizzare le pareti metalliche il metodo stavolta porge risultati esatti. Ma non è la normalità. Con questo vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima lezione.